Rieccomi di nuovo qui. In alcuni video passati mi avete fatto dei commenti chiedendomi appunto dove andare quando sarete a Seoul. Sapete la mia fissazione con le cose instagrammabili, quindi oggi vi dirò e vi consiglierò alcuni post instagrammabili in cui andare. Per chi non sapesse cosa intendo posti bellissimi, meravigliosi in cui potete farvi un sacco di foto. Ma prima di cominciare tutto questo ambrababam, per chi non mi conoscesse, per chi fosse nuovo qui, io sono Jill e questo è il mio canale. Mi raccomando, ricordatevi di condividere il link, mi raccomando, ricordatevi di condividere il video, mettere like, iscrivervi, schiacciare la campanellina, così sapete sempre quando io metto i video. E qualsiasi cosa condividete, fate commenti, tutto quello che volete. Basta che iniziamo, giusto? Il primo è il Balcony Garden, viene definito un botanic café, per l'appunto ha tutte le caratteristiche in stile botanico. Si trova nelle vicinanze della Yonggik University e ciò che caratterizza questo posto, a parte le decorazioni, sono anche i drink, appunto come vengono serviti i drink. Infatti voi ordinate una bevanda e potrete ritrovarvi che nel vassoio troverete il bicchiere con tutte le decorazioni e a parte due boccettine con i liquidi dove appunto ognuno di voi potrà scegliere la quantità del liquido da mettere sul bicchiere. Arriviamo a parlare di questi perché i prezzi non sono altissimi, devo essere sincera, sono comunque nella media. Infatti potete trovare nel menu cose che partono dai 4.000 won a cose che partono dai 6 ai 7.000 won, appunto dipende poi da cosa scegliete. Come in ogni posto a Seoul troverete la parte in cui potete farvi i selfie, appunto le foto, ma considerate che tutto l'interno, tutto il posto potete prenderlo per fare questa cosa, perché appunto anche dove vi sedete basta che ci sono dietro 3 piante e veramente è meraviglioso. Gli interni di questo caffè sono meravigliosi. Quindi la mia votazione è 5 su 5. Il prossimo posto che vi sto per dire, che vi sto per far conoscere, è lo Zapangi. Zapangi è conosciutissimo per il suo distributore rosa, che altro non è che la porta dell'entrata. Questo posto si trova a Mangwon, a Mapogu, e a differenza di quello che si può pensare, no, non è concentrato sul rosa, il bar non è concentrato sul rosa. Infatti se entrate troverete tutte le pareti grigie e anzi è molto molto povero secondo me di decorazioni. Quindi la parte appunto del selfie, delle foto, la parte appunto più bella è l'esterno, dove appunto c'è il portone e c'è un'altra parte dove ci sono dei barili con scritto Chanel sul rosa e una sedia. Quella è la parte più bella del posto. Ok, come sapete io considero non economici tutti quei bar dove ti obbligano a prendere una consumazione. Infatti questo bar non è per niente economico, ma proprio c'è scritto anche nelle recensioni, non è per niente economico perché ti obbligano innanzitutto a prendere una consumazione a testa, ma soprattutto i prezzi sono alti. Il mio voto in questo bar è 3 su 5. Perché 3 su 5? In realtà avrei dato anche un voto minore, però le bevande in questo posto sono molto particolari, molto carine, molto instagrammabili, quindi secondo il mio punto di vista un punto in più lo merita per le bevande. Il prossimo è il One on a Million, che si trova a Yeoksamdong a Gangnam. È un posto molto molto carino. Questo posto ha una parte sia interna che esterna. Il locale è molto decorato e pieno di piante, il che lo porta ad avere un'atmosfera molto molto piacevole. Inoltre ogni posto è buono in questo locale per farsi qualche foto, però non è niente di che per quanto riguarda bevande e torte. Per questo comunque il mio voto sarà 4 su 5, perché comunque bel locale, bel posto, però è vero anche che se andiamo in un posto, cioè vogliamo mangiare qualcosa di buono, vogliamo anche, non lo so, avere piacere a mangiare, a bere, ecco, in questo caso non molto. Quindi il mio voto è 4 su 5. Perché 4 su 5? Perché comunque non è costoso. Una cosa che mi incuriosisce sapere è: voi guardate quando andate in un bar, andate in un posto, soprattutto quando siete turisti, voi guardate più l'estetica di un posto oppure se questo posto è buono, ovvero fa buon cibo, buone bevande? Ovviamente non parlo di un ristorante, ma parlo appunto di un bar, di un posto particolare, perché questi sono posti particolari per lo più dove le persone vanno anche per farsi le foto. Ovviamente fatemi sapere sempre tutto sui commenti, mi raccomando, perché io, sapete, amo leggervi.
passiamo all'ultimo, ultimo ma non ultimo, nel senso che è l'ultimo di questo video, ma se volete altri posti, appunto sapere altri posti in cui andare in un viaggio a Seoul o anche a Busan o anche a Jeju, insomma da qualsiasi parte della Corea, fatemelo sapere nei commenti e magari ci sarà qualche altro video dove vi dirò altri posti meravigliosi in cui andare. Passiamo all'ultimo, passiamo a essere seri perché bisogna parlare dell'ultimo che è importantissimo. Perché? Perché Ariate, che sarebbe il posto, è meraviglioso. Non importa in quale stagione voi andrete, adesso mi sento una po'. Non importa in quale stagione voi andrete, non importa se farà freddo, non importa se sarà dicembre pieno, ci saranno meno 20 gradi e voi morirete dal freddo. Entrate in questo posto, vi troverete fiori ovunque. Non è solo un bar, ecco, ma è anche una fioreria. E infatti potrete chiedere le combinazioni di fiori. Però ritorniamo a noi, ritorniamo al bar. Il bar è meraviglioso perché qualsiasi posto tu ti giri, le pareti piene di fiori, non dimenticatevi di guardare il soffitto perché sul soffitto ci saranno tutti questi fiori che cadono, meravigliosi, che sono appassiti ovviamente, e vi sentirete come una calda primavera anche sotto il ghiaccio praticamente, perché uscite, c'è il ghiaccio e morite dentro primavera. Questo meraviglioso posto che voi direte dove cavolo sarà, è nel mezzo di Gangnam, nel quartiere degli affari. Voi entrate e troverete questo posto meraviglioso. Devo dire che le bevande di questo posto sono molto particolari. La cosa deludente è che vengono servite in modo molto semplice, molto tranquillo. Mi aspettavo più come nel primo bar dove appunto c'erano cose particolari, bicchieri, decorazioni. No, sono particolari le bevande, quindi molto buone, ma non sono servite in modo particolare, quindi un altro è il fatto che è costoso, cioè le bevande partono da 10.000 won. Voi sapete che insomma 10.000 won per una bevanda, a meno che non sia alcolica, io ho problemi con l'alcol, no, anche no, 10.000 won, però dai, ci sta, nel senso che comunque è un bel posto, potete farvi foto ovunque, insomma sono due cose molto equilibrate. Quindi il mio voto in questo caso sarà 4 su 5, nel senso non è che mo cambio idea domani, è 4 su 5 perché comunque merita davvero. Benissimo, non so quanto è durato questo video, devo essere sincera, cioè sembra essere durato pochissimo perché ci ho messo pochissimo a registrarlo. Anyway, comunque tornando a noi, al video, alla sanità mentale che io ormai ho perso da giorni, quale posto vi è piaciuto di più? E soprattutto mi interesserebbe sapere la vostra classifica, se l'avreste fatta come l'ho fatta io, oppure se avreste messo voti differenti a questi bar. Ricordatevi che la votazione è da 1 a 5 stelline, quindi scrivetemi nei commenti i vostri voti e soprattutto quello che vi è piaciuto di più. Detto ciò, come vi ho già detto nel bel mezzo del video, fatemi sapere se questa tipologia di video vi può piacere, vi può interessare. Potrei anche aprire una rubrica di tutti i posti appunto da visitare carini in Corea, perché non soffermiamoci solo a Seoul, magari andiamo anche a Busan, Jeju, Daegu e via dicendo. Fatemi sapere se vi interessa, perché a me interessa, mi piacciono queste cose, lo sapete. Quindi nulla, sono senza fiato ormai, non so perché sto correndo praticamente con la voce. Mi raccomando, continuate a seguirmi che presto ci sarà un giveaway. Ma detto ciò, voglio salutarvi. Sono senza fiato. Perché mi sto dando una corsa dopo 10.000 anni, sto male. Comunque sto registrando alle 20:46 e i miei vicini mi odieranno perché sto anche urlando. Povera me, domani mi ritrovo con mia madre che mi dice problemi, casini. Oppure se avesse... ma non l'aveva, Pimpolin piangeva a mezzanotte in punto, passava un aeroplano, sotto c'era scritto Pimpolin sta zitto.